Ecco i miei primi esperimenti con Air Manager. Pannello cold and dark che si attiva all'accensione della batteria. E pannello EPU fatto totalmente da zero, in quanto non sono riuscito a trovarne di già fatti da cui prendere spunto. Andiamo quindi a vedere cosa ho combinato. Eccoci pronti, iniziamo con l'accendere un po' tutto il sistema. Bene, tutto pronto, adesso torniamo al PC e per prima cosa ci colleghiamo in remoto col desktop remoto al PC dove gira Air Manager. In questo modo tramite il notebook possiamo lavorare come se fossimo direttamente su quel PC, però in maniera un pochino più comoda. Ok, eccoci davanti all'interfaccia di Air Manager, nella parte dove si possono modificare o creare gli strumenti, i pannelli. Andiamo sulla home, qua si vede il mio pannello. Io al momento ho due pannelli, uno di sinistra e uno di destra. Ho iniziato a lavorare su quello di sinistra. Quello di sinistra l'ho creato principalmente con dei pannelli che ho già trovato in giro sulla rete, pannelli community, più il pannello EPU che è quello che ho creato io ex novo. Partiamo prima da vedere come ho fatto il cold and dark, cioè rendere i pannelli spenti all'avvio del simulatore e accenderli solo quando viene attivata la batteria. Questa operazione l'ho fatta su ogni strumento praticamente che ho aggiunto al pannello. Ovviamente io è solo qualche giorno che sto un po' giocando con Air Manager e quindi non è detto che quello che faccio e come lo faccio sia il modo, diciamo, più giusto. Quindi prendete con le pinze tutto quello che ho fatto, diciamo che funziona, però non è detto che sia appunto il modo più corretto. Allora, ad esempio, prendiamo il primo pannello, questo qui, che dovrebbe essere questo qua, perfetto, e andiamo a vedere che cosa ho fatto, come l'ho personalizzato per renderlo cold and dark. Quindi facciamo doppio clic, apriamo nella finestra crea modifica. Io in questo caso sono già sulla mia personalizzazione, se no l'operazione che bisogna fare su uno dei pannelli già esistenti è la clonazione, in modo tale da averne una copia su cui lavorare e non lavorare su quello online, anche perché se poi l'autore di quel pannello lo va ad aggiornare noi perderemo le nostre modifiche. Quindi io mi sono creato una copia di questo Aspen EFD1000 che, se lo cerchiamo, è questo. Vedete, mi avvisa anche qua, questo è uno strumento, un pannellone, assicurati di clonarlo se non vuoi rischiare di perdere il tuo lavoro. Quindi io col tasto destro ho fatto clona e ho ottenuto una copia a cui ho dato il nome mio personalizzato, MyLearjet45. Ovviamente ho lasciato praticamente il funzionamento tutto così com'era, però per rendere il discorso del cold and dark ho praticamente creato un'immagine scura, l'ho messa sopra il pannello e l'ho resa visibile all'avvio. In questo modo tutti i pannelli sotto rimangono praticamente nascosti da questa immagine scura. Questa immagine scura poi viene nascosta nel momento in cui il simulatore mi invia l'evento di batteria accesa e viene resa di nuovo visibile nel momento in cui il simulatore mi dà batteria spenta.
Tutto questo che ho detto si riassume in qualche riga di codice aggiunta al codice già esistente del pannello. Potrei far vedere prima il funzionamento del pannello standard, quindi lo seleziono, clicco su esegui ed ecco come appare appena viene lanciato il simulatore. È in modalità avionica spenta, però è comunque acceso, e questa è proprio la situazione che vorrei evitare quando l'aereo è completamente spento. Chiudiamo pure il pannello, prendiamo il mio personalizzato, e la prima cosa che ho fatto è stata creare l'immagine in primo piano nera. Quindi se vado nella cartella dello strumento, cliccando sull'icona cartella, accedo direttamente al file system dove sono salvati i file di questo strumento. Nella cartella resources ci sono le immagini e i suoni. Io ho creato un'immagine che si chiama black.png, che alla fine è un puntino nero che poi viene riprodotto a tutto schermo. Questo messo davanti a tutti gli strumenti. Quindi una volta creata l'immagine posizionata in questa cartella, io la posso utilizzare all'interno dello script del mio strumento. Cosa ho fatto? Sono andato al fondo dello script, magari lo apro, cliccando su script lo apro con un editor un pochino più comodo, Notepad. Sono andato a fondo dello script e ho aggiunto la mia sezione Cold and Dark e non ho fatto nient'altro che istanziare l'immagine, aggiungerla in modalità full screen, poi sottoscrivere l'evento di cambio batteria, che è Electric Master Battery. Alla sottoscrizione di questo evento, quindi tutte le volte che il valore della batteria cambia, mi viene invocata questa funzione. Questa funzione non fa nient'altro che rendere visibile o invisibile quest'immagine in funzione dello stato della batteria. Quindi se la batteria è spenta, quindi not battery, l'immagine viene resa visibile, quindi viene messa un'immagine nera davanti a tutto lo strumento. Se la batteria è accesa, quindi not battery e false, la mia immagine black viene resa invisibile. In questo modo si vedono direttamente gli strumenti. All'avvio del simulatore io invoco subito la mia funzione di gestione dell'immagine passandogli batteria spenta. Praticamente con queste righe di codice messe su qualunque strumento si è in grado di poter gestire un cold and dark relativamente semplice, però abbastanza efficace. Bisogna solo ricordarsi di andare a prendere l'immagine black PNG e metterla nella cartella resources dello strumento che si sta modificando. Adesso vediamo l'effetto, quindi chiudiamo pure questo script, mando in esecuzione il mio strumento, vedete che non si vede nulla. Adesso posso simulare la mia batteria, quindi vado a cercarmi la variabile, mettiamoci Flight Simulator, vado a cercarmi la variabile che avevo sottoscritto, che è Electric Master Battery, la seleziono in modo tale che venga messa attiva. Adesso ridimensiono la mia immagine e adesso mando vero, quindi accendo la batteria, simulo che il simulatore mi sta mandando l'evento di accensione batteria. Clicco vero e l'immagine nera sparisce e appaiono gli strumenti. Se clicco su falso, quindi spengo la batteria dell'aereo, lo strumento si spegne. Quindi con queste poche righe di codice alla fine si riesce a gestire in maniera abbastanza semplice il cold and dark. Ovviamente questo codice è valido per FSX. Per Flight Simulator 2020 e X-Plane sinceramente non so, sicuramente cambia il nome della variabile che si è sottoscritto per la batteria, quindi non sono sicuro che questo script possa funzionare. Quindi queste righe di codice io praticamente le ho messe su tutti gli strumenti che popolano il pannello di sinistra. Quindi se torno sul mio pannello, l'ho messo quindi su questo e su questo, che è l'EICAS. Il pannello EPU, il trim e l'orologio invece li lascio sempre visibili perché alla fine sono fisicamente visibili, non sono dei pannelli glass cockpit. Quindi se vado a vedere ad esempio l'EICAS, che anche in questo caso mi sono fatto una copia clonata, se prendo il mio script e vado al fondo trovo lo stesso identico codice che
avevo nell'altro pannello. Se vado nella cartella dentro Resource trovo l'immagine black e quindi anche questo dovrebbe funzionare. Parte scuro, mi vado a cercare la mia variabile, dov'è? Eccola qua, clicco su vero e voilà, si accende il mio pannello, clicco su falso, si spegne. Quindi diciamo che mentre si sviluppa un pannello, uno strumento, è comunque comodo anche utilizzare questa modalità di esecuzione e di simulazione per non dover per forza dipendere dal vero stato del simulatore. Nel prossimo video andiamo a vedere come ho creato da zero il mio pannello EPU, è qua nell'elenco dei MyLearjet 45. C'è poco codice, però magari lo vediamo la prossima volta.